Oggi vi parlerò del mascheramento fluido e dell'importanza nell'acquerello. Questo che vedete è un dipinto che ho fatto io ad acquerello. Vedete, ci sono alcune parti bianche. Sapete, nell'acquerello le parti bianche vanno salvaguardate da subito, a meno che uno non voglia fare, se poi si dimentica di lasciare le parti bianche, una tecnica mista, aggiungendo per esempio del bianco acrilico o a tempera. Ma se volete rimanere sull'acquarello puro, la tecnica è quella o di lasciare subito i bianchi e salvaguardarli, o altrimenti utilizzare un mascheramento fluido. In che cosa consiste? Vi mostro le varie opzioni. Quanti tipi di mascheramento allora abbiamo? Possiamo avere questo da stendersi a pennello o con uno stecchino. Io preferisco lo stecchino perché il pennello va prima bagnato nell'acqua, poi va passato nel sapone e poi considerate c'è sempre il rischio che si secchi e si sciupi nell'applicarlo. A questo punto io preferisco sempre utilizzare lo stecchino. Una cosa importantissima, questo qui che è molto buono come prodotto va utilizzato però senza agitarlo, perché se no si creano delle bolle all'interno e creano dei problemi e non viene un tratto lineare. Possiamo applicarlo, è molto buono, vedrete. Ecco fatto. Un'altra tipologia di mascheramento è questa qui a pennarello. Ci sono varie misure, come potete vedere. Possiamo utilizzare questo che è un pennarello più grande, questo è addirittura blu, proprio perché ci consente di vedere dove noi abbiamo messo il mascheramento. Ci sono anche colorati con colori più marcati, e questo qui invece è più sottile, a seconda che vogliate fare un tratto più o meno evidente. E un altro tipo di mascheramento è per esempio questo qui della Sennelier, che io uso perché questo, vedete, ha anche un tappino che consente di non far seccare il prodotto, perché esistono anche in dei contenitori che hanno il dispensatore a beccuccio, però si seccano con facilità. Anche questi pennarelli, considerate, si seccano in un paio di mesi se non li usate. Questo va chiuso una volta aperto perché si secca molto velocemente, e questo della Sennelier appunto permette poi di essere richiuso. Questo si stende semplicemente premendo, e è logico, ora io ho fatto una cosa semplicissima, logicamente va applicato dove voi sapete che occorre mettere del bianco. A questo punto occorre aspettare che asciughi, perché bisogna farlo asciugare molto bene prima di applicare il nostro colore, così che non si rovini. A questo punto io aspetto finché si asciughi bene il prodotto. Può succedere, come succede a volte, che usare il mascheramento fluido sia fondamentale, soprattutto per esempio quando si vuol disegnare il mare e fare la schiuma del mare. È difficile mantenere la trasparenza dell'acquarello salvaguardando i bianchi da subito, quindi diffidate di coloro che vi dicono che non usano mai il mascheramento fluido, anche perché sembra che sia qualcosa che tolga valore al dipinto che uno fa. Non è assolutamente così. Il mascheramento fluido si può utilizzare, anzi è un aiuto per i pittori. Io qui in questo caso, siccome le parti erano grandi, non l'ho usato, l'ho solo messo in queste piccole parti più vicine, non so se riuscite a vederlo, mentre in queste altre parti ho lasciato il bianco naturale sotto della carta senza applicare il mascheramento. Un'altra cosa, quando applicate il mascheramento ricordatevi poi entro un paio di giorni di toglierlo. Dovete in un certo senso aver già finito il dipinto. Perché altrimenti a volte attacca la carta sotto e corrode, soprattutto se ne mettete in grandi quantità, mentre se poi lo rimuovete potete nuovamente, se uno spazio mettiamo vi fosse venuto più grande rispetto a quello che volevate, potete sempre ridipingerci sopra. Ora proviamo il nostro
Mascheramento fluido. Ecco, io ho aspettato qualche minuto, disciugano abbastanza velocemente e a questo punto io prendo il mio colore. Faremo asciugare bene il nostro fuori. Una volta asciugato bene il sotto possiamo rimuovere o con l'ausilio delle dita, ma io lo sconsiglio perché a volte le dita sono un po' unte e quindi per la presenza di grasso o untuosità rischiano di macchiare il dipinto. Allora si può intervenire con una semplice gomma, come una volta accertati che sia asciutto bene, così. Così vedete le differenze tra le varie tecniche. Grazie per avermi seguita e ciao!